Eccola qua, la R36S che aspettavo dalla Cina, ma ho scoperto essere un clone. Infatti, cercando informazioni su come smanettarci un po' su per aggiornare il sistema operativo, per sostituire la SD, per espanderla, ho scoperto che esistono diversi cloni di questa retro console. Probabilmente, visto il successo che ha avuto, molti avranno pensato di creare dei cloni per mangiare un po' di questo successo e specularci su. Partiamo quindi dal principio, come si riconosce un clone. Allora, praticamente io tramite questo sito ho scoperto dell'esistenza di questi cloni. Che indicazioni ci dà? Innanzitutto ci dice come riconoscere un clone, ci sono delle immagini di confronto proprio anche a livello di scheda della console. Io me ne sono accorto facilmente perché la mia console ha un banco di RAM invece di due banchi di RAM come l'originale. E nel mio caso è stato molto semplice perché avendo uno shell trasparente ho staccato l'adesivo dietro e ho visto subito che aveva un banco di RAM e quindi un clone. Ma un altro metodo per riconoscere un clone è andare ad analizzare il file DTB perché sono differenti tra l'originale e i cloni. Altra informazione che ci dà il sito ci spiega perché i cloni non vanno bene. Possono avere diverse problematiche, tra cui avere meno RAM, avere un processore piuttosto che il 3326, che è quello dell'originale, interni differenti, possono avere insomma diverse magagne. Per quanto riguarda il mio, che ho pagato 25 euro, se già mi fa girare i giochi fino alla PlayStation e Dreamcast, sono più che soddisfatto. Allora, prima cosa da fare quando ci arrivano queste console dalla Cina è andare a sostituire l'SD, perché quella che ci arriva in genere è una SD che potrebbe smettere di funzionare da un giorno a un altro. Quindi andrò a sostituire quella della console con la mia da 256 GB della Samsung, che sicuramente mi dà qualche garanzia in più. Successivamente vi faccio vedere come sbloccare lo spazio aggiuntivo della SD da 256 GB e poi andiamo anche ad aggiornare il sistema operativo, quindi dimentichiamoci quello che c'è all'interno della console e andiamo a installare una specifica distribuzione proprio per i cloni di R36S. Una volta collegata la SD al computer, quello che vedremo all'interno sono le due partizioni, una boot e l'altra si chiama Easy ROMs con tutti i giochi dentro. Cosa andremo a fare noi adesso? A clonare queste SD, quindi tutte e due le partizioni. Come facciamo? Ci aiuta il programma famosissimo Win32 Disk Manager, grazie al quale andremo a creare l'immagine della nostra SD. Quindi noi la salviamo in desktop, no, in documenti e creiamo una nuova cartella, la chiamiamo magari R36S e il nome del file lo chiameremo retro console, retro. Ok, a questo punto cosa dobbiamo fare? Selezioniamo la giusta letterina, in questo caso E sarebbe boot, ma tanto le copierà tutte e due perché sono la stessa SD. Mettiamo E e facciamo leggi. E lui adesso in questi 10 minuti andrà a creare l'immagine di queste SD. Ok, passati 10 minuti abbiamo la nostra immagine. Adesso la andiamo a flashare sulla nuova SD. A questo punto, inserita la nuova micro SD nel lettore di schede, andiamo a selezionare la nostra immagine tramite Win32 Disk Manager, ma questa volta la andiamo a scrivere, quindi invece di leggi dobbiamo premere scrivi. Sei sicuro? Ovviamente ci accertiamo che la SD sia la lettera E e andiamo a scrivere. Scrittura eseguita correttamente, si sono già aperte le finestre, ma a noi adesso rimane da fare una cosa, perché l'SD che ho utilizzato io è da 256 GB e siccome io ci ho clonato sopra un SD
una SD da 64, lei crede di essere un SD da 64, quando invece è da 256. Quindi dobbiamo andare a rendere disponibile quello spazio in più. E lo facciamo attraverso questo programma che si chiama Disk Genius. Allora, selezionando la SD, vedete abbiamo 188 giga di spazio libero che non è allocato. Quindi andiamo sulla partizione che vogliamo estendere, che ovviamente non è root, ma è quella dei giochi, quindi EasyROMs, e facciamo estendi partizione, nuova capacità 230 giga, facciamo start. Ed eccoci dopo qualche minuto con la nostra nuova partizione EasyROMs che è 230 giga. Quindi volendo possiamo andare sulla partizione EasyROMs e aggiungere altri giga e giga di giochi. Arrivati a questo punto la console è pronta all'uso. Abbiamo sostituito la SD con una Samsung che ci dà sicuramente qualche garanzia in più in termini di qualità e abbiamo espanso la memoria fino a 256 GB contro i 64 dell'SD inclusa nella confezione. Solo che a questo punto mi ritrovavo con la stessa macchina di prima, con un ArcOS non aggiornato, scorciatoie dei pulsanti funzione che non funzionano. Quindi che faccio? Non mi sbatto un altro po' per aggiornarlo? Per nostra fortuna esistono le comunità di smanettoni di GitHub, dove ho trovato questa distribuzione chiamata ArcOS for Clone, che è praticamente una distribuzione di ArcOS proprio per le console cloni. Quindi cliccando qui su Release andiamo a scaricare la versione più recente. Scarichiamo questi 3 pacchetti e poi li andiamo ad estrarre. Una volta scaricati i 3 pacchetti, qui sono dei file 7zip, quindi andremo ad aprire il primo con 7zip. Vi lascio il link in descrizione anche di 7zip e andremo a fare estrai e alla fine di questo processo avremo un file XZ e questo è il file. Anche questo lo apriamo con 7zip e all'interno c'è il file immagine che ci interessa. Ecco qui il nostro file, quindi alla stessa maniera di prima andiamo a flashare la SD. Quindi selezioniamo il file immagine di ArcOS per cloni, controlliamo solo che sia ancora la nostra SD, sì, boot, eccola. Quindi questa è l'immagine e andiamo a scrivere. Una volta che la scrittura è completata ci aprirà la partizione E. A questo punto dovremo andare a selezionare questo file e ci apre, diciamo, questo programmino. A cosa serve questo? A installare la giusta versione per il nostro clone. Quindi si chiama DTB Selector, quindi ci farà selezionare un file DTB. Dov'è questo file DTB? Prendete la vostra SD, quella XY China, quella che arriva con la console. Io qui ce n'ho un backup e vedete che c'è un file DTB che è questo qui, che adesso ci farà selezionare. Lui ci dice: se non sai che clone hai, praticamente vai a questo indirizzo. Noi ce lo copiamo, apriamo Chrome, apriamo il link, qua è tutto in cinese,
ok, ArcOS for clone, seleziona il file DTB, io ce l'ho nel mio hard disk, quindi si trova nell'SD nella partizione boot, eccolo qui, e adesso identifica. Lui praticamente fa questa corrispondenza e ci dice che abbiamo un clone R36S, clone di tipo 1 senza amplificatore. Quindi riprendiamo questo programmino, premiamo invio, clone R36S, quindi 4, e del tipo senza amplificatore, quindi without amplifier, che sarebbe 2, senza, giusto? Sì, quindi 2. Ok, seleziona una lingua, meglio inglese direi, e ok, il programma si è chiuso. Quindi a questo punto noi andiamo a togliere la SD e a reinserirla nella console. Vediamo adesso se tutto è andato per il verso giusto. Accendiamo. Ecco qua, ArcOS for clones. ArcOS 2.0. E adesso lui comincerà tutta una compilazione per preparare il sistema operativo e tutte le cartelle. Quindi adesso vedremo apparire una marea di scritte, molto probabilmente. Farà tutte delle operazioni preliminari, quindi si riavvierà anche un po' di volte. Qua ArcOS, mi pare che non ci sia niente da selezionare. Ok, aspettiamo che finisca. Dopo circa 5-6 minuti ha finito di compilare. Parte Emulation Station e siamo qui. Ovviamente questa è una installazione da zero, quindi in questo momento non ci sono giochi. Possiamo copiare quelli della SD che ci è arrivata praticamente con la console, che andiamo a riprendere dalla nostra SD XYC. La cosa che ho notato è che adesso il tasto FN funziona, mentre prima era praticamente registrato su Select, adesso FN, per esempio, e su e giù vanno a modificare la luminosità dello schermo, e per uscire ed entrare dai giochi non dobbiamo più fare Select e Start, ma Funzione e Start. Poi ci sono, premendo Start, andiamo nelle opzioni, ci sono un po' di temi, minimal, replica, switch, vediamo un po' switch, cosa viene fuori. Ok, adesso le icone qui sono poche perché non ci sono giochi all'interno. Eccoci arrivati in fondo al video, console aggiornata e con scheda da 256 GB. Se il video ti è stato utile lascia un like e iscriviti. Ciao!